L'approvazione dei Military Commission Act voluta dall'amministrazione Bush a distanza di 2 anni fa ancora parlare di sé. L'emendamento sui poteri straordinari degli organi militari, scongiurata la minaccia terroristica, è considerato anacronistico e anticostituzionale dai massimi vertici politici. Ancora poco chiare le dinamiche dietro le dimissioni anticipate dell'ex presidente, che mantiene tuttora il silenzio stampa riguardo l'argomento. Passiamo ora la parola a Susan con le notizie dal mondo dello spettacolo. Grazie Brandon. In diretta dal Kodak Theater per aggiornamenti sugli Academy Awards, con noi c'è la nostra inviata, Amber. A te la linea. Sì Susan, l'edizione degli Oscar quest'anno si preannuncia ricca di sorprese. Quasi certo l'Oscar postumo al compianto Heath Ledger per la sua straordinaria interpretazione del Joker. Più incerto l'esito della lotta per il miglior film tra The Millionaire ed Il curioso caso di Benjamin Button, mentre Mickey Rourke è ancora il favorito per l'Oscar a miglior attore. Dio santo, come presidente. Continua a parlare. Amber, sei in linea? Dici cosa sta accadendo. Ora non si conoscono le ragioni dell'attacco. Diversi ordigni sono detonati tra le 23 e le 5 di questa notte, terrorizzando Los Angeles. Le operazioni di evacuazione sono iniziate in mattinata con l'ausilio delle forze armate. A tragic day for our country. In risposta agli attacchi del 22 febbraio, il governo degli Stati Uniti sembra aver autorizzato un attacco nucleare strategico contro l'Iran a Teheran e in Corea del Nord. Si teme che le ripercussioni di un atto così violento siano definendo le azioni militari americane come una chiara dichiarazione di guerra. le comunità musulmane si alleano con note cellule terroristiche, dichiarando jihad contro gli Stati Uniti. Prendo accordi con la neonata casa farmaceutica Sedocor, distribuendo il farmaco ai cittadini attraverso l'acqua pubblica ad Orlando, Washington, New York, Atlanta, Boston e successivamente nel resto della nazione. Il Parepin è il rimedio sicuro contro qualunque attacco chimico da parte dei nuovi gruppi terroristici. L'approvazione del piano di emergenza è una priorità assoluta. Non possiamo rischiare la vita di altre migliaia di cittadini americani. Nasce oggi la 105esima unità aviotrasportata Crusaders, definita dallo stesso sergente maggiore John Felston come la più fiera unità militare al servizio della protezione del verde regno di Dio. I Crusaders si pongono come soluzione definitiva ai conflitti che continuano a imperversare in Medio Oriente. I primi scontri della 105esima in Siria. L'assalto è iniziato solo da poche ore, ma le conseguenze sulla popolazione sono disastrose. I bombardamenti sulla periferia di Damasco assestano un duro colpo alle forze ribelli, in lotta perpetua con i leader lealisti. Il conflitto siriano, serato sul nascere, è già prossimo a una conclusione. Ancora nessuna risposta alle richieste di soccorso verso l'Unione Africana da parte dei governi del continente, ormai in ginocchio. Il mondo assiste sconvolto al conflitto nucleare tra India e Pakistan. Gli Stati Uniti coordinano gli aiuti umanitari, ma le condizioni di vita nella provincia del Sindh sono insostenibili. A soli 3 mesi dall'inizio dei primi bombardamenti, il conflitto sembra essersi concluso. Ormai vessato, il Pakistan è costretto a firmare gli accordi di pace con l'India. Già soprannominato dai media l'incidente di Chelsea. Il nuovo attentato terroristico sembra mettere in ginocchio il vecchio continente. Messo sotto accusa e condannato per tradimento. Il primo presidente donna degli Stati Uniti paga caro il prezzo del complottismo. Scongiurato l'attacco bioterroristico a Seattle grazie al tempestivo intervento delle unità della Sedocor, che riescono a distribuire in tempi record le scorte di Parepin alla città. Alcuni manifestanti sostengono la tesi di una pianificazione dell'attacco da parte del governo. Sedate le rivolte, i manifestanti sono stati trasferiti all'istituto correttivo Judson Opera. Rinvenuto stamattina il cadavere del diplomatico Jeb Nether, sequestrato alcuni mesi fa da ribelli algerini e vittima dell'atroce virus Red Rose. Il filmato della sua cattura era stato distribuito online dagli stessi ribelli, che minacciavano l'uso del virus sul suolo americano in caso di mancato ritiro delle truppe. Approvata la legge madre, che sembrerebbe mettere a nudo ulteriori diritti per la cittadinanza americana. Le società internazionali ed i governi del mondo formano oggi la coalizione per la pace. In accordo con la neonata coalizione, il governo degli Stati Uniti adopererà un nuovo calendario internazionale e la nascita di un nuovo anno zero. I bei vecchi tempi. Sparare a un portavoce del governo allora avrebbe assicurato senz'altro un posto in TV. C'era più informazione libera, come facevano a gara per ottenere le notizie. Oggi dovrò iniziare con qualcosa che l'amministrazione sarà costretta a trasmettere.
Fase 1. Ottenere maggiore attenzione possibile al miglior prezzo sul mercato. Ero sul punto di comprare uno di quei non so cosa ad elio radiocomandati, ma mi sarebbe costato un occhio della testa. Così ho trovato un pilota. Gli ho offerto $500 per volare con uno striscione, uno di quelli classici con su scritto "Sposami, Irene". Quando se n'è andato, sono tornato indietro e l'ho cambiato con uno che diceva "Questa è una bomba, testa di cazzo, svegliatevi". Ho avvertito le autorità 5 minuti fa, dicendo loro che il pilota era un civile. Ecco che lo abbattono. La colpa ricadrà su di loro. Fase 2. Inviare il messaggio. Ho trovato un lavoro presso il parco come venditore ambulante di birra. Avevo bisogno di soldi. Verso via la birra da 6 dei barilotti e ci piazzo una piccola carica esplosiva. Ho preparato ogni barile con dei volantini. Il vostro governo vi sta avvelenando. Palloncini in lattice pieni di nitrato d'argento, facili da preparare, poco costosi. Prima della partita ho messo i barilotti nei bidoni della spazzatura di tutto il livello superiore. Ho affittato un appartamento al di là di Waveland Avenue. Era un cecchino della 105esima Airborne Crusaders. Amen. Ogni punto ha la sua distanza massima d'arresto. La causa resistenza aerodinamica a più ampio raggio, meno affidabile. Per queste distanze serve un calibro 50 con full metal jacket in acciaio PMG. A volte il costo della libertà è di $92 a confezione. Fase 3. Punizione. Queste persone hanno bisogno di sapere che se tengono un cielo alla luce della grande America, dovranno pagarne il prezzo. America vestita a festa, violentata e uccisa. Restare a guardare mentre reggono il cadavere. La violenza è l'unica lingua che capiscono, cazzo. Non si tratta di soldi, non si tratta di potenza di fuoco, si tratta di trovare la volontà di agire. Una carta di credito in un negozio di ferramenta può fare di te un eroe. È possibile salvare l'America, se ne avete il coraggio.